Halloween rappresenta un'opportunità unica per immergersi in narrazioni di mistero, paura e suspense ed è il periodo ideale per scoprire avventure che suscitano brividi e tensione. L'esempio perfetto che incarna queste caratteristiche su Switch è il mondo di Luigi's Mansion, il primo approccio di Nintendo nel declinare le sue IP in una dimensione horror, ma esistono numerosi altri titoli che rispecchiano lo stesso clima. Oggi vi presenterò senza nessun ordine di preferenza 7 saghe in grado di evocare atmosfere tanto suggestive quanto inquietanti da giocare sulla console ibrida slegate dall'universo dei prodotti di punta della grande N. Prima di cominciare questo spaventoso video potete supportarmi lasciando un bel mi piace, iscrivendovi al canale ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi contenuti. Non si può parlare di horror senza partire da Resident Evil, la famosissima serie di videogiochi sviluppata da Capcom che, costruendo la componente survival sull'ottima caratterizzazione dei protagonisti, ha saputo conquistare un vastissimo pubblico. La trama si sviluppa in un contesto apocalittico, innescato da armi biologiche come virus mutanti responsabili della trasformazione delle persone in zombie e creature mostruose. Dalla sua introduzione nel 1996 con la prima iterazione che catapultava l'utente nell'iconica Villa Spencer, il franchise ha investigato su una varietà di ambientazioni infestate da terrificanti entità e la sua forza risiede nella sua trama intricata e atmosfera inquietante. La narrativa si è ampliata attraverso numerosi spin-off, film live action e animati, oltre opere letterarie e fumettistiche, contribuendo a creare un universo narrativo ricco e coinvolgente, diventando un fenomeno nella cultura popolare. Su Nintendo Switch, grazie alle versioni cloud, è possibile accedere a tutti i capitoli principali e intraprendere un cammino popolare da morti viventi e paura. Amnesia, una saga costituita da 4 giochi, rappresenta una delle eccellenze nel settore degli horror psicologici. Confezionata da Frictional Games, una società costituita da un piccolo team, i giochi si distinguono per la loro atmosfera intensa e per l'assenza di armi, rendendo la sopravvivenza dipendente dalla capacità di nascondersi dai nemici e di risolvere complessi enigmi. Ogni capitolo offre un approccio unico, in cui la parte esplorativa costituirà le fondamenta di avventure travolgenti in cui il problem solving rivestirà un ruolo fondamentale. La lore di Amnesia è ricca e profondamente suggestiva, attingendo pesantemente dai romanzi gotici, i quali ruotano attorno a concetti come la morte e il male. I vari episodi mostreranno differenti prospettive di un'unica esperienza adrenalinica dalla forte impronta malinconica, proponendo luoghi dove il tempo sembra essersi fermato. Detention è un titolo a scorrimento laterale frutto del talento di Red Candle Games lanciato nel 2017. Collocato negli anni 60 durante il periodo della legge marziale a Taiwan, l'isola dove risiede lo studio di sviluppo, l'opera segue le vicende di 2 studenti intrappolati nella loro scuola superiore. La struttura, popolata da entità malevole, si trasforma fin dalle battute iniziali in un ambiente inquietante e misterioso che darà il via al peggiore degli incubi. Nonostante la sua durata di sole 3 ore, la produzione, che affronta tematiche significative quali traumi e l'oppressione politica e che è arricchita da riferimenti alla cultura taiwanese, dà origine a un viaggio breve ma intenso. Esiste anche un omonimo film e una serie televisiva che funge da sequel della trama raccontata nel videogioco e che ne riprende i macabri contenuti.
Fatal Frame, o come è conosciuto da noi in Europa Project Zero, è una saga di Koei Tecmo che grazie alla sua narrazione e al clima dipinto scandaglia il mondo horror incorporando elementi inquietanti in ogni dettaglio. Per procedere nella storia sarà cruciale l'utilizzo della camera oscura, uno speciale strumento in grado di respingere spiriti vendicativi e sigillare le loro forze attraverso la cattura delle loro immagini, rivelando il loro passato e aprendo nuove opportunità di esplorazione. Dal punto di vista tematico, i giochi toccano questioni profonde come la perdita, la memoria e il delicato confine tra vita e morte, con ogni luogo che sembra raccontare una storia di sofferenza e disperazione. I riferimenti al folklore e alla mitologia giapponese aggiungono profondità alla narrazione e accrescono il significato complessivo di opere che combinano sapientemente elementi tradizionali del genere con un gameplay moderno, come dimostra l'utilizzo innovativo della fotocamera. I titoli, elaborando contesti che sono tanto minacciosi quanto immersivi, terranno i giocatori costantemente in tensione durante le campagne principali. Vedendo la luce grazie alla visione creativa di Rose Engine, Signalis è un videogioco che è stato inserito in un futuro distopico. La storia racconta dell'androide Elster che, dopo essersi risvegliato dalla criostasi, è in cerca del suo partner scomparso su un pianeta gelido e misterioso. Lungo il percorso il protagonista dovrà affrontare complessi puzzle e confrontarsi con creature terrificanti infrangenti che richiamano gli sparatutto in prospettiva isometrica. I combattimenti però non soppiantano mai il cuore di quest'opera sci-fi che è strategicamente orientata alla perlustrazione, spingendo l'utente a visitare ogni corridoio di labirintiche aree che sembrano stringersi intorno al personaggio in una gelida morsa. Complice una scelta stilistica che predilige una tenue illuminazione e ombre accentuate, è stato riprodotto un ambiente malinconico che diventa parte integrante di questo criptico viaggio. Layers of Fear, partorita da Bloober Team, è una serie acclamata per la sua cura in tutti i campi, dal sound design alla grafica evocativa. Ogni capitolo fa vivere al giocatore avventure uniche che offrono l'opportunità di ispezionare le complessità della psicologia umana. Mentre l'oscurità circonda l'utente e ogni passo echeggia nel microcosmo di un gioco disabitato, l'unica opportunità per avanzare è svelare i segreti celati nei suoi luoghi angusti e claustrofobici. Le aree non si limitano a fare da sfondo alle vicende, ma sembrano prendere vita, contribuendo a creare un'ansia costante e a generare una tensione che intrappoli i giocatori in un mondo a tratti soffocante. Anche se presenti, gli enigmi fungono principalmente da accessori rispetto a ciò che definisce l'autentica essenza della produzione, un thriller concepito con l'unico scopo di far accrescere l'agitazione del giocatore. Infatti l'opera pone l'accento sulla narrazione piuttosto che sui jumpscare, risultando così non tanto spaventosa ma inquietante, stimolando la curiosità di approfondire ulteriormente il contesto che fa da cornice a un titolo che diventerà ben presto opprimente. Acid Wizard Studio nel 2017 diede vita ad un interessante esperimento noto come Darkwood, che si distinse fin da subito per le sue dinamiche uniche, combinando elementi di giochi di ruolo a quelli di un roguelike. Il videogioco, con visuale dall'alto ambientato in una foresta oscura e minacciosa all'interno di una regione del blocco sovietico, vedrà l'utente vestire i panni di un personaggio che deve affrontare una sfida di sopravvivenza, raccogliendo risorse durante il giorno e difendendo il proprio rifugio da creature inquietanti durante la notte. Il mondo semiaperto permette ai giocatori di esplorare liberamente, integrando un sistema di crafting per la creazione di oggetti essenziali per il proseguimento. Se il ciclo giorno-notte introduce una dimensione strategica, poiché le attività variano in base al momento della giornata, le radici horror del titolo infondono un'aria cupa agli elementi a schermo e a ogni passo si ha l'impressione di essere costantemente osservati da occhi invisibili in un luogo inghiottito dal buio. Riconosciuta per la sua elevata
elevata difficoltà, la produzione non lascia nulla a caso e le scelte effettuate avranno un impatto sulla trama che si sviluppa attraverso diverse ramificazioni narrative. Ma la peculiarità distintiva risiede nella palette di colori scura e opaca che si avvicina a una tonalità in bianco e nero, intensificando ulteriormente la sensazione di angoscia che pervade l'intera esperienza restituita attraverso suoni agghiaccianti. Termina qui la selezione dei giochi più spaventosi a tema Halloween, ideali per celebrare la festività su Nintendo Switch. Se avete ulteriori suggerimenti, non esitate a condividerli qui sotto nei commenti. Per non perdervi le ultime novità sul mondo Nintendo, potete invece seguirmi su tutti i miei social con i link che trovate in descrizione. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!